Ciao ragazze, ciao ragazzi, buon venerdì. Allora, questo video è un video un po' differente dai soliti perché non è qui per mostrare insomma gli ultimi acquisti oppure le varie composizioni, ma è un video dimostrativo per chi sta alle prime armi. Allora, che cosa c'è da sapere quando ci si vuole inoltrare nel mondo Trollbits? Innanzitutto rispetto per esempio a Pandora, perché so che molte pandorine, come me, anch'io sono una pandorina, molte pandorine si stanno avvicinando nel mondo Trollbits o sono già, diciamo, vicine, ecco. Però tante volte sento dire, ma non so come si compongono i bracciali, come posso comporre un bracciale, lo spunto, come scegliere la misura, eccetera, eccetera. Allora diciamo che questo video un pochino dà una direzione, non vuole essere ovviamente un video di chissà quale nozione, però dà un po' di direzione per poter arrivare ad un acquisto un pochino più consapevole. Allora io avvicino un attimino, ecco così, un pochino più la telecamera e vi inizio con il mostrare quella che Trollbits chiama anima, cioè praticamente la parte del bracciale eh, dove ci si compone appunto con i bid, perché dovete sapere che Trollbits, quelli che Pandora chiama charm, e non charm, perché charm è un'altra cosa, quello che Pandora chiama charm, Trollbits chiama bids in plurale, comunque bid. Eccolo qui, questa si chiama anima del bracciale e l'anima, come vedete, è composta da due estremità diverse. Da una parte c'è un anellino un pochino più grande e rotondo, che è praticamente la parte salda, poi vi dirò meglio, del bracciale, quella da dove si inizia a comporre, diciamo, il bracciale. Dall'altra parte troviamo la parte, diciamo, mobile o con un anellino ovale schiacciato, come potete vedere, sempre tutto in argento, che è la parte dove si inseriscono, perché è un pochino più schiacciato, vedete, ha più o meno la stessa dimensione del bracciale, vedete? Dove si inseriscono appunto i bead e i vetri, e il pietro ovviamente. Allora, da che cosa si può iniziare a parlare? Dalla misura, la misura di un bracciale. Quando andate in gioielleria e chiudete la misura, fatevela sempre misurare con il centimetro, vi spiego perché. Perché tante volte loro hanno le misure con in aggiunta la chiusura che va qui. E la misura che vi danno spesso è comprendente della dimensione della chiusura. Ma questo poi sul polso non vi risulta veritiero. Allora a quel punto voi chiedete di misurare l'anima del bracciale con un semplice, loro hanno direttamente lì il, come si chiama? No, il metro, vabbè, il centimetro, lo misurano tranquillamente e prendete la misura giusta. Poi, una volta scelta la chiusura, perché la chiusura ha due dimensioni, la maggior parte sono di queste dimensioni, cioè 2 centimetri, ma ci sono anche chiusure di 2 centimetri e mezzo, quasi 3, che adesso vi farò vedere. E quel mezzo centimetro, un centimetro di differenza sul polso si sente come. Quindi poi ve lo fate provare, vedete un attimino, e stabilite insieme anche con la commessa di Trollbits, che spesso e volentieri ne sa qualcosina, perché non ci mettono, solitamente non è come Pandora che le ultime ragazzette, quella stage, le infilano lì, gli fanno 2 giorni di preparazione e poi le mandano. È capitato di sentire anche questo. Con Trollbits il discorso è molto diverso, cioè loro sviluppano proprio un personale apposito, che poi si alterna perché magari la passione lo prevede, però è un personale solitamente il 99%, poi ci può sempre essere la percentuale che non ne capisce, però il 99% sono persone che ne sanno qualcosina, quindi affidatevi a loro, cercate di capire qual è la vostra misura giusta per inserire poi degli argenti anche di queste dimensioni che sono belli grandi, come potete vedere. Questo è bellissimo,
Questo è uno degli ultimi argenti con le apette, vedete i fiori, molto molto bello questo qui. Come per esempio bid un pochino più, aspetta che riprendo, un pochino più piccolini, che variano a quel punto sulla dimensione ovviamente del bracciale. Sapete che quando è un po' più grande comunque il bracciale tende un po', eccoli qua, ecco per esempio, no? Guardate, allora se voi mettete un bid del genere anziché un bid così, capite che la dimensione poi sul polso comunque varia, no? E via dicendo. Ma detto ciò, questo risposto, la variazione della misura del bracciale avviene soprattutto per l'inserimento dei vetri. Guardate per esempio questo bracciale, uno a caso, Allora, qui ci sono moltissimi vetri e pietre naturali, come questa per esempio, poi ci sono degli argenti in alternanza, ok, però i vetri determinano comunque un maggiore spessore che va a incidere sulla dimensione del vostro bracciale. Una cosa da dire per la dimensione del bracciale, cerco di essere più esaustiva possibile, state vedendo, però ovviamente le nozioni sono tante, se mi dimentico qualcosa poi farò un altro video aggiuntivo, non vi preoccupate. Per quanto riguarda la dimensione del bracciale, Trollbitz prevede che tutti gli aderenti alla catena Trollbitz cambino qualora il bracciale fosse o troppo piccolo o troppo grande, anche a distanza di tempo. Non serve il certificato di garanzia, e questo che sia ben chiaro perché io ne ho qualche certificato di garanzia ne avrò 2 o 3, ma sono bigliettini, praticamente proprio bigliettini semplici, senza scritto un granché, soltanto una data, che alcune persone, alcuni rivenditori danno, questo assolutamente, ma non vincola. Eh, Perché spesso e volentieri non si dà il certificato di garanzia di Trollbitz rispetto per esempio a Pandora, che è necessario ovviamente spesso e volentieri visto tanti fake? Proprio perché per fare un fake di Trollbitz si sgamano subito, cioè è difficilissimo fare un fake di Trollbitz e gli appassionati vedono immediatamente la differenza e quindi non necessitano di certificato che, essendo un bigliettino riproducibile tranquillamente con uno scanner, potrebbe essere fatto in qualsiasi momento da qualsiasi persona, anche dalle meno esperte come me, per esempio. Quindi in quel caso ci si affida alla conoscenza sia del rivenditore che delle persone che ormai sono appassionate, e ce ne sono tantissime. Guarda, anche sui gruppi si possono trovare persone, soprattutto fra le admin, persone proprio competenti in materia. In questo caso chiedere a loro sarebbe praticamente come chiedere in negozio, ecco, perché sanno tranquillamente, individuano perfettamente quando eventualmente ci potrebbe essere un fake, ma solitamente il mondo troll di Trollbits non li ha mai proposti in questa quantità così rilevante, quindi non incappiamo in questo problema per il momento, poi nel futuro non è mai detto. Anche prima di AliExpress Pandora non faceva granché di fake, però adesso sono tutti fake. Un altro po', vabbè, lasciamo stare. Sorvoliamo. Allora, torniamo alla dimensione. Quindi ognuno deve, proprio per un contratto con la Trollbits, il cliente deve poter cambiare la misura quando è più congeniale a lui, cioè si dimagrisce oppure toglie diversi bits perché l'anima non gli piace più in quella, diciamo il bracciale non gli piace più così tanto pieno, benissimo, il bracciale diventa largo, ok, si cambia. Ovviamente deve stare in buone condizioni, attenzione, perché poi purtroppo, e questo ve lo devo dire, purtroppo la maggior parte dei rivenditori il bracciale che voi date loro non lo ridanno alla casa. No, ci sarà sicuramente qualcuno molto più scrupoloso che lo fa, ma di solito lo rivendono, cioè lo rimettono in vendita. Quindi loro controllano minuziosamente, anche quello che prenderete voi potrebbe essere già stato utilizzato da qualcuno. L'importante è controllarlo qui nella parte finale della giuntura, controllare tutta la spina d'argento che percorre il bracciale per identificare eventualmente un,
un qualcosa che non va nell'argento, che magari è piegato, è sbattuto. Fate sempre la prova del cerchio a vedere se riesce a essere abbastanza duttile nel cerchiato, vedete? Quando fa questo lavoro e mantiene una certa spirale, non è rovinato, vedete? Non ha pieghe strane dovute magari a un ammaccamento dell'argento. E controllate la parte finale, eccola qui. Quando vedete che è tutto integro, a quel punto non c'è nessun problema né nel darlo né nell'acquistarlo, quindi andate tranquilli. Ovviamente deve avere il bracciale, soprattutto il bracciale, ma anche gli altri bead, la punzonatura che è LAA, come potete vedere, e ha da questa parte, aspettate, LAA, ecco qui, l'altro marchio, vedete? È comunque un argento, di qua non ha nulla. Guardate bene come è fatto, così magari potete anche voi cimentarvi con più tranquillità nell'acquisto. 925 ovviamente perché è argento. Eccolo qui, ve lo mostro anche da quest'altra parte che non è presente perché basta una punzonatura perché il bracciale è tutto saldato. Vedete? Praticamente non è staccato, qui è completa la saldatura, quindi ciò che rappresenta qui lo rappresenta anche qui. D'accordo? Infatti il bracciale non è punzonato, è punzonata soltanto la parte iniziale, l'anello iniziale. Bene, detto ciò vi parlo della chiusura. La chiusura vi ho detto ci sono di 2 dimensioni. Questa, vabbè, questa è quella nuova di Thun per capirci, ok? Ma non fa nulla, qualsiasi chiusura. Adesso magari ecco, vedete qui? Vedete, io qua ne ho diverse, io ho fatto un bracciale tutte chiusure, ma questa è la mia follia, lo sapete, non è la prima volta che lo faccio. E guardate, allora, per esempio, questa è un'altra bellissima chiusura, però questa è un ritirato, molto difficile da trovare, molto molto bella. Poi c'è quest'altra chiusura che con il drago, vabbè, l'avete visto nei miei video, quelli delle chiusure, le coccinelle, quella marina con come si chiama, la conchiglia e via dicendo, senza soffermarmi più di tanto, no? E sono tutte quante di 2 centimetri. Poi arrivano loro, che sono le chiusure, quelle più lunghe, ce ne sta anche un'altra più lunga che ha la testa del pesce, via dicendo. Quelle più lunghe hanno questo snodino qui che si attacca direttamente con il moschettone senza prenderlo da qui e sono un pochino più lunghe. Adesso vi faccio vedere anche, ecco così magari si capisce meglio, vedete com'è? Questa da qui, da dito a dito, anzi da unghia a unghia, che bellino sto smalto che cambia colore, da unghia a unghia è molto più lunga come potete vedere rispetto a questa. Guardate. Ecco la differenza, quasi 1 centimetro, ecco la differenza. Quindi capite che se mettete questa ha un risultato, se mettete quest'altra ne ha un altro. Poi sempre parlando di chiusura, vi posso dire che le chiusure esistono di altri, cioè la stessa chiusura può esistere di varie tipologie, o meglio, ogni chiusura ha una propria tipologia, però esistono 2 tipologie. La prima è quella perpendicolare, ciò vuol dire che l'occhiello qui è in perpendicolare con l'occhiello dietro. L'occhiello davanti, che è quello più grande, solitamente al gancetto sporgente, va inserito nell'anello più grande, qui. Mentre l'occhiello più piccolo, questo, che solitamente ha il gancetto un pochino più nascosto, come potete vedere, eccolo, va inserito alla fine, una volta terminato di inserire tutti quanti i bead, vetre e pietre, va inserito nella parte finale. Ecco, questo è quanto per quanto riguarda, diciamo, la caratteristica. Questo è quello perpendicolare, cioè un anello non sta con la stessa, con lo stesso spazio dell'altro. Vi voglio far vedere, ecco, per esempio, questo qui, questo può essere in teoria perpendicolare se messo così, ma non è il suo status. Il suo status è orizzontale, comunque dritto, perché il moschettone di qua corrisponde alla stessa perpendicolarità di questa, quindi la stessa linea retta, eccolo qui. In effetti questo può essere tranquillamente poggiato sul polso e non dà nessun fastidio perché è completamente piatto. Altre chiusure che vi voglio far vedere un pochino più piatte, vediamo se le riesco a trovare perché
molte le ho inserite qui su, vediamo, eccole qua. Allora, per esempio, queste sono le collane, perché oltre ai bracciali, sempre con questa maglia spinata Snake fa anche le collane. Eccola qui, questa è un'altra, vedete? È piatta. Ciò vuol dire che poggiando dietro la nuca o sul polso non vi dà alcun fastidio. C'è il fiore che sporge, ma per il resto non vi dà alcun fastidio. Come potete vedere, il moschettone grande nell'anello grande, moschettone piccolo nell'anellino più piccolo e ovale. Va bene, spero di essere stata esaustiva con queste cosine, perché adesso abbiamo detto delle chiusure, abbiamo detto dell'anima e arriviamo nella parte un pochino più carina, la catenina di sicurezza. Ecco, allora, anche Trollbits ha previsto le catenine di sicurezza per poter inserire, diciamo, per poter portare i bracciali con una disinvoltura maggiore. Catenina di sicurezza che vi faccio vedere già montata in questo caso direttamente su un bracciale che ho, ed è questa, guardate. Allora, la si fa passare ovviamente come tutto quanto nella parte più piccola ovale. Si fa passare, aspetta, che questo l'ho collegato qui, si fa passare, vedete, da qui, per poi finire nella parte più grande, del cerchio più grande, e la catenina è questa, c'è un anellino, tutto saldato ovviamente, con una semplice catena e un moschettone finale. Solitamente il moschettone lo attaccano direttamente in quest'anello qui, giustamente, però io lo preferisco attaccato qui nella parte, diciamo, della spina, finale della spina, perché lo sento un pochino più sicuro. Cioè, ho sempre paura che poi si stacca, anche se non è mai successo, malgrado, come vedete, il peso. E vabbè, però è una mia fissa, io l'attacco qui, poi ognuno fa ciò che vuole. Comunque un semplice moschettone, come potete vedere, un semplicissimo moschettone. Ecco, questa è la catenina di sicurezza. Qualora per qualsiasi motivo o anche semplicemente per infilarlo si stacca, eccolo lì che c'è un buon margine sia per inserire il bracciale sia per non farlo poi cadere. Detto ciò, rimetto dentro poi il mio bracciale e vi voglio parlare degli stop. Allora, solitamente alla fine di ogni bracciale, o comunque anche nelle metà, se non lo vogliamo riempire tutto, ma magari lo vogliamo riempire solamente nella parte centrale, si possono utilizzare degli stop. Gli stop ci sono di diversi tipi, per esempio, ecco, questo è uno degli ultimi con quella che io chiamo geco, ma si chiama lucertola, ovviamente. Si vede che è uno stop perché dentro c'è una sfera di silicone, non so se si riesce a vedere, spero di sì. Ecco, questo qui si inserisce tranquillamente è un modo di dire perché per inserirla ogni volta. Comunque qui dentro, ecco qui, spingendo come meglio si può, altrimenti si prende il suo gancetto che adesso troverò. Comunque si inserisce qui e si determina il posto dove lo si vuol far sostare per poi riempire con vari bead, con varie vetri, eccetera. Si possono utilizzare più stop ovviamente, altrimenti se volete fare come per esempio ho fatto io su questo bracciale qui, cosa ho fatto? Ho messo tutti i miei vetri, i miei argenti, vedete? Li ho inseriti mano a mano, prima ho inserito questo, poi questo, eccetera, eccetera. Quando sono arrivata qui, per non far andare questo nella parte proprio che andava a dar fastidio, secondo me qui, nella parte finale, che forse è più pericolosa, allora sull'anima ci ho inserito questo che è l'argento, scusate, che è lo stop in argento semplice, sempre con l'anima in silicone, è semplicissimo. Di questi semplici Trollbits ne fa di 3 colori, quello argento, quello color rame e quello brunito. Tutti e 3 belli, cambia giusto il prezzo, varia di poco. Se invece lo vogliamo più lavorato come questo per esempio, come altri che poi vi farò vedere, che non aspetta, forse ce li ho, sì, forse sono questi, ecco, per esempio questo, vedete, qui sono scesi, sono andati e questo è rimasto perché questo è
un disgraziatissimo stop che non si vuole togliere. Questo è quello con le rane, cioè la evoluzione delle rane, se non sbaglio. Sì, da girino poi diventa rana. Eccolo qui, vedete? Guardate come li ferma. Io li sistemo e li faccio scendere. Non scendono. Non scendono. Se io lo metto tutto in fondo, scendono. Vedete? Altro stop, per esempio, è questo qui con i pesciolini. I delfini, scusate, questo è un altro stop come potete vedere. Aspetta, vediamo se si vede. Eccolo qua, il silicone nero. E poi altri stop, beh, ce ne sono tanti comunque, quindi volendo si possono scegliere anche da catalogo o qualche ritirato sarebbe anche più bello secondo me, lo stop che si decide inserire nella parte finale. Solitamente su un bracciale molto ricco, diciamo come questo, cioè bello importante, io utilizzo spesso quelli semplici, mentre su un bracciale che vuole essere più delicato anche nel portarlo, che magari utilizza non tutta l'anima del bracciale, magari metà, ecco, questa parte qui si possono inserire due stop tranquillamente senza problemi con l'argento lavorato che sta benissimo. Ora ci sono anche dei pendenti che Trollbitz ha fatto in collaborazione con Thun, che sono molto carini da poter inserire oltre agli argenti. Ve li voglio far vedere. Io ho questo, guardate come è lavorato carino. Io ho questo, è molto carino, molto molto carino. Vedete, questo volendo si può inserire qui, però vi voglio far vedere subito una cosa. Se voi inserite un argento come questo, ecco, e lo mandate fino in fondo senza che ci sia catenina niente, questo è il risultato, cioè vi va a sbattere sulla parte finale, è bruttissimo. Quindi qui innanzitutto ci vorrà sicuramente la catenina per poter essere più sicuri e inserirlo meglio anche sul polso, e poi magari volendo ci si mette uno stop per bloccarlo e iniziare la composizione, potrebbe essere molto più grazioso. Poi ci si inseriscono anche degli argenti, io ho questo un pochino più importante, idem stesso discorso, vedete? Allora, qui si può utilizzare l'argento grande per far scomparire la parte della chiusura, inserire magari una chiusura simile, aspettate che vediamo un po' se riesco a farvi capire un po', cioè a spiegarmi meglio più che altro perché, aspetta, in questo caso la catenina di sicurezza andrebbe inserita comunque, ma perderebbe questo effetto. Ecco, questo è l'effetto. C'è un effetto di continuità, lo vedete? Perché l'argento sovrasta in qualche modo la parte della chiusura. Sta molto bene comunque, guardate che bello, sembra tutt'uno, molto molto bello. Poi un'altra parte, vado un pochino più veloce perché già siamo a più di 20 minuti, un'altra parte delle composizioni è fatta non so, voglio inserirci questo per esempio, è fatta dai vetri. Poi farò un video successivo sui vetri e sulle pietre perché altrimenti non ce la facciamo. Comunque vi voglio mostrare questa cosa qui, guardate. Allora, il vetro ovviamente deve andare a gusto, perché se no, insomma, guarda, questo è particolare in effetti. E avendoci dei fiori, secondo me sposa molto bene con questo genere qui che è molto molto fiorato. Altrimenti esistono moltissime altre tipologie, tipo, non so, esiste questo con la coccinella. Io ve li faccio vedere anche per capire un po' come possono sposare fra di loro. Vedete la lavorazione che fa con i vetri? Guardate che spettacolo, è molto bella. Ve ne faccio vedere qualcun altro. Ecco, per esempio questo con le farfalle, che è un vetro molto particolare, anche molto richiesto e che non si trova facilmente. Guardate che bello, bellissimo. Questo per trovarlo veramente ci ho messo tantissimo, che è particolare. Allora, guardate, questi due vetri insieme già fanno effetto. Cioè, la coccinella, la farfalla. Paradossalmente questo viola andrebbe al centro, non so se mi spiego, questo è per un discorso eh, a livello cromatico, ecco, non mi viene il termine giusto. Comunque esistono moltissimi vetri da poter utilizzare, esistono anche le pietre, come per esempio queste sono pietre, oppure non so, quelle un pochino più piccole che qui non le vedo, queste per esempio sono agate,
questi sono i prisma, non sono pietre, sono vetri, ma un pochino più piccoli. Cioè ci si può giocare moltissimo con il Trollbits per quanto riguarda proprio la creazione di un bracciale che è molto più stimola molto di più la creatività rispetto a un Pandora, a mio avviso. Sapete che io, avendo moltissimi, non voglio specificare adesso qui la quantità, ma moltissimi bracciali pieni di Pandora, facendo da tanti anni, e essendo stata da subito attratta da Pandora, una volta che mi sono avvicinata, ormai 4 anni fa, credo oramai, a Trollbits, ho scoperto un altro mondo, nel senso che Trollbits presenta la possibilità di creare dei bracciali innanzitutto più accattivanti sotto il discorso cromatico, con delle pietre naturali spesso e volentieri. Adesso io qui vi ho fatto vedere quello, ma vi posso far vedere 1000 altre non so, pietre naturali come se piovessero. Aspettate un secondo che vabbè, prendo quello degli anelli che faccio prima. Vi ricordate con l'anello che avevo fatto tutto quel discorso delle pietre, no? Guardate. Allora, per esempio, queste sono pietre che Trollbits utilizza, la serpentina, questo è il quarzo rubino, quest'altro che è lo zaffiro, no, ah no, questa è l'avventurina meravigliosa di questo colore sorprendente, vabbè lasciamo stare, introvabile, lapis è questo, sì, questo è lo zaffiro, cioè poi c'è il rubino, l'occhio di gatto, ce ne sono, dai, questa è la cannella, no, questo è l'occhio di tigre rosso, eccolo, questo è l'occhio di tigre rosso, la perla pavone, vabbè, non so che cosa ci sta facendo lì, ma c'è, e poi vabbè qualcos'altro, è l'onice, c'è pure l'onice, ce ne sono, insomma, di pietre naturali che Trollbits utilizza. Ecco, questa è l'altra catenina di sicurezza di cui vi parlavo poc'anzi, che devo inserire appunto in questo bracciale che sto per comporre. Vedete com'è fatta? Ok, non ci si sbaglia. Bene, quindi vi stavo dicendo, nel momento in cui praticamente uno compone con le pietre, con gli argenti sono tantissimi, variano dai 25 euro fino agli 85, quelli più semplici, poi ci stanno quelli da 115 con il diacronico, poi arriviamo ad altri prezzi, per esempio c'è un pendente che è questo, che soltanto per avere questo pezzettino d'oro qua piccolino superiamo i 200, cioè cose così. Quindi anche qui si potrebbe valutare eventualmente la scelta anche a seconda del proprio margine di acquisto, no? Ci sono delle cose tipo questa qui che se non sbaglio viene, oddio non vorrei dire una stupidaggine, o 35 o 45, comunque così. Poi c'è questo, vabbè questi sono quelli ritirati, ce ne sono tantissimi che non vengono così tanto, adesso non ce li ho qui quelli piccolini, vediamo un po', aspettate, perché ci sono pure quelli piccoli piccoli che non mi ricordo dove ho messo. No, vabbè, me li sono persi. Vabbè, stanno, arrivano, Io giusto per farveli vedere, perché altrimenti... Però già abbiamo superato, guarda, quasi 30 minuti, non è possibile così tanto. Ve li faccio vedere senza che li tiro fuori. No, vabbè, tiriamoli fuori perché sennò faccio casini. Praticamente sono degli argenti piccolini che si utilizzano, soprattutto li utilizzano i ragazzi, per i bracciali in pelle, come può essere questo, perché Trollbits fa anche dei bracciali in pelle favolosi che si possono sempre utilizzare con le chiusure queste. Eccoli qua, vedete? Ci sono alcuni, questi qua piccoli piccoli, che costano veramente poco per essere un Trollbits. Eccoli qua, vedete? Sono piccolini alcuni, molto molto carini. E niente, io spero di avervi dato comunque un'infarinata, almeno per quanto riguarda questo video che sta arrivando ai 30 minuti e credo che non sia mai successo, forse una volta, forse, ma non mi capacito di questa cosa, ma sentivo la necessità di farvi vedere, per chi sta quantomeno all'inizio, come approcciarsi, almeno come io credo che ci si debba approcciare nel mondo Trollbits per la prima volta. Io vi saluto, vi lascio un bacione, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Ciao ragazzi e ciao ragazze!